Amici e amiche, bentornati sul mio canale e perché no, benvenuto. Oggi andiamo a vedere una delle ultime build di questa stagione 8 perché mancano circa 2 giorni e mezzo alla stagione 9 e volevo portarvi anche questa Rogue Pit Push, parole povere. Fate attenzione, non è la stessa build del Rogue Death Trap con scatto, arlecchino e quant'altro, ma questa cambiano delle determinate cose che sono molto importanti per farvi progredire nei pit più alti. Prima di cominciare nel video vi ricordo che il nostro Discord ufficiale è attivo, quindi ti basterà andare nel link in bio di questo video, accedere al nostro Discord dove potrai giocare insieme ad altri giocatori, trovare nuovi amici, seguire le news attive del nostro canale, ma soprattutto tutte le news e patch dei siti Blizzard, partecipare ai contest a premi che farò periodicamente anche nella stagione 9. E vi ricordo che dal 1° luglio andremo in live e quindi mi troverete direttamente sul canale Discord per poter parlare insieme, giocare insieme, interagire e quant'altro. Quindi mi raccomando, link in bio e ci vediamo su Discord. La rotation che noi andremo a fare in questa build è un po' differente dalla speed farming e dal mid game con Shaco, perché noi andremo subito a lanciare passo d'ombra nel momento in cui avremo dei mob vicino, quindi lanciamo passo d'ombra che attiveremo combattimento ravvicinato. Da passo d'ombra andremo a lanciare tiro penetrante che attiveremo combattimento sempre ravvicinato ogni 8 secondi. Da lì lanceremo trappola avvelenata e andremo sempre a lanciare i nostri cari amici triboli che non mancano mai. Fatto tutto questo, quindi passo d'ombra, tiro penetrante, trappola avvelenata e triboli, cominciamo a spammare ufficialmente occultamento e trappola mortale, che sono le due cose in cui gira molto bene questa build. Vi ricordo anche che questa build non lavora tanto sui danni da sopraffazione quanto sui danni dai nemici vicini, quindi danni ai nemici ravvicinati, che andremo a vedere tra poco. Ed ovviamente alla fine utilizzate sempre gli elisir, quindi andate a bervi la vostra pozione quando siete in mezzo alla mischia per attivare elisir instabili, che è una vostra passiva che già conoscete. Considerate che anche questa è una build molto rapida, ma considerate, se volete non fare i pit alti, quindi non volete andare a pushare i vari pit 100 e superiori e volete rimanere nei pit 80, 90 tranquillamente nell'overworld eccetera, vi consiglio di rimanere sulla build speed farming con Shaco, perché avete un po' più di armatura, avete un po' più di protezione e potete stare un minimo più chill, anche perché come avete potuto vedere e come state vedendo anche con questa siete comunque immortali, perché siete circa immortali anche nei pit 100 e superiori, ma con quella avrete un minimo di resistenze in più. Ora battiamo questo simpatico predone e ci vediamo direttamente nella city. Come potete vedere già da qui la build cambia a differenza della speed farm, perché andiamo a mettere Erede della Perdizione al posto di Cimiero Arlecchino. Considerate che Erede della Perdizione, per averlo fatto molto bene, dovreste avere Great Affix su abilità primaria e multipotenziamento su abilità primaria, che sarebbe tanta roba, arrivate già a 7 circa, 7 andrebbe già bene. Oppure dargli un doppio colpo di abilità primaria, quindi doppio potenziamento su primaria e una probabilità di colpo critico. Per quanto riguarda pelli dell'estofante è uguale alla pelle che andiamo ad utilizzare per quanto riguarda la speed farm. I guanti sono differenti, almeno attenzione, sono differenti da quelli che utilizzo io, perché quelli che utilizzavo io hanno destrezza, danni da sopraffazione, abilità primaria. Questi che andiamo ad utilizzare qui e li dovete utilizzare così, devono avere destrezza, vita massima e abilità primaria. Fate attenzione, se trovate abilità primaria solamente con Great Affix e avete invece dei guanti così con destrezza e vita massima con Great Affix, è meglio utilizzare questi guanti con doppio Great Affix, destrezza e vita massima che quelli con abilità primaria. Mi raccomando, se invece ce l'avete 3 stelle ovviamente utilizzate quelli perché è tanta roba. Da qui cominciamo a vedere le prime modifiche, quindi che i primi cambiamenti sui guanti. Difatti cominciamo a trovare danni ai nemici vicini sulle tempre e andiamo a mettere anche durata triboli. Per quanto riguarda occhi nel buio, quindi i nostri pantaloni, le nostre protezioni per le gambe, è uguale a quella che utilizzate con Arlecchino, quindi non dovete cambiarla.
Stessa storia anche per gli stivali della bestia caduta, non dovete cambiarla, è uguale alla vecchia build, all'altro tipo di build, quella da speed farming come vi dico. L'amuleto, signore esiliato, uguale, non cambia, deve essere sempre uguale. Per quanto riguarda gli anelli invece sì, perché gli anelli che siamo andati ad utilizzare nell'altra build utilizzavamo anello dei cieli senza stelle e un anello con danni da sopraffazione, destrezza e vita massima. Quella che andiamo ad utilizzare invece qui abbiamo destrezza, vita massima, e qui fate attenzione, proprio su questo anello a me è uscito con Great Affix su danni da sopraffazione. Considerate, sono stato a farmare gli anelli, i pit, il bazar di Kurast per quasi 6 ore di fila e non mi ha dato un anello, un maledetto anello non me l'ha dato. L'unico che mi ha dato è stato questo qui, che l'ho trovato dall'albero dei sussurri poi, oltretutto. Quindi destrezza, vita massima va bene, se lo trovate con Great Affix ancora meglio. Se potete, qui al posto di danni da sopraffazione, andategli a mettere velocità d'attacco, che è tanta roba. Quindi destrezza, vita massima e velocità d'attacco. Per quanto riguarda le tempre, li andate comunque a mettere sempre, mi raccomando, danni ai nemici vicini e riduzione tempo di recupero trappola mortale. Trappola mortale considerate senza Arlecchino, che c'è una riduzione tempo del 49%, e avendo erede della perdizione avrete una cooldown più lunga, ma con tutte queste cose che noi siamo andati a mettere, le riduzioni, guardate un po', abbiamo comunque sia 9.15, che lanciandola poi si azzera, come avete potuto vedere, che la possiamo spammare. L'altro anello, stessa storia, destrezza, vita massima, velocità d'attacco, danni ai nemici vicini e riduzione della trappola mortale. Considerate, i due anelli devono essere esattamente uguali, proprio non cambia nulla tra i due. Per quanto riguarda le armi, ovviamente andiamo a trovare condanna del fato, se potete dategli vita massima, i potenziamenti sempre su vita massima, che vi aumenterà comunque sia i vostri danni da sopraffazione in percentuale, ormai lo sapete, e quant'altro. Oppure se siete stati sfortunati come me, doppio danno ridotto e vita massima, quello è indifferente perché già condanna del fato fa il suo. Se trovate il Great Affix su vita massima è tanta roba. L'altra spada che andiamo ad utilizzare, fate molta attenzione perché non è una spada come siamo andati ad utilizzare di là, ma bensì abbiamo un pugnale. Il pugnale lo utilizziamo perché abbiamo danni ai nemici vicini aumentati e quest'arma è molto importante. Considerate, sia lei che la balestra devono essere simili perché andiamo a dargli destrezza vita massima e andiamo a mettere colpo fortunato fino al 15% di probabilità di ripristinare il 62% della risorsa principale. Stessa cosa anche per la balestra, fino al 15% di probabilità di ripristinare il 130% della risorsa principale. Mi chiederete perché? Per il semplice fatto che noi con Yul e Quax andiamo ad utilizzare, come vedete qui sulla balestra, se lanci un'abilità con tempo di recupero 8 volte, quindi noi spammiamo sempre l'ultra, lanciare un'abilità che non sia base o di difesa consuma tutta la tua risorsa principale per fare il 100% di danni. Se non abbiamo colpo fortunato e colpo fortunato, queste due, rischiamo di non avere abbastanza energia sia per farci ricaricare subito l'ultra, ma soprattutto per non fare il 100% dei danni in più. Quindi mi raccomando, devono essere questi due colpi fortunati, sono molto importanti. Per quanto riguarda le tempre andiamo a mettere danni ai nemici vicini e probabilità che trappola mortale infligga danni doppi. Stessa storia anche per quanto riguarda la balestra, destrezza vita massima, colpo fortunato, danni ai nemici vicini e probabilità che trappola mortale faccia danni doppi. Quindi balestra e pugnale devono essere uguali, ok? La stessa storia anche per gli anelli, i due anelli devono essere uguali. Le altre due rune che andiamo a vedere, che le mettiamo sul torace, sono Zan e Xan. Se lanci un'abilità ultra 2 volte, il tuo attacco successivo fa sì che i tuoi colpi siano sempre colpi critici e infliggano sempre sopraffazione. Ovviamente addosso andiamo a mettere gli smeraldi che ci aumenteranno la nostra destrezza, e per quanto riguarda gli amuleti e l'amuleto, scusate, e gli anelli andiamo a mettere 2 teschi e un diamante. La specializzazione resta uguale, quindi preparazione. Va a cambiare l'albero abilità, perché l'albero abilità noi andiamo a posizionare centracuore, lo mettiamo a 2 punti, ma lo utilizziamo semplicemente per sbloccare qui, che già qui come potete vedere comincia a cambiare dall'altra, perché andiamo a mettere tiro penetrante. Tiro penetrante è molto importante perché ci aumenterà i danni che noi faremo ai mob che verranno colpiti e trapassati da tiro penetrante, quindi lo andiamo a mettere.
lo potenziamo con rinforzato e gli mettiamo avanzato. Da qui poi andiamo a mettergli solido e ottieni una riduzione danni da vicino al 18%, 3 punti. Scendendo giù gli mettiamo passo d'ombra, 1 punto, lo potenziamo rinforzato e metodico. Stessa storia anche per triboli, 1 punto su triboli rinforzati e disciplinati, attenzione, quindi non andiamo a mettere metodici che li raggela, ma andiamo a mettere disciplinati. Qui per quanto riguarda le passive andiamo a mettere elisiri stabili, attacchi ingannevoli e balestra, tutto 3 punti su 3. Per quanto riguarda poi invece le abilità sotterfugio andiamo a mettere occultamento, 1 punto solamente, questo è molto importante, andiamo a fare con rinforzato e lo potenziamo con sovversivo. E gli posizioniamo anche un'oscurità curativa, una passiva di 1 punto. Per le altre passive andiamo a mettere opportunismo 3 punti su 3 e malizia 3 punti su 3 e da qui poi troverete trappola avvelenata. Questa qui sempre 1 punto, li andiamo a mettere, la potenziamo con rinforzata e rivoluzionaria. Considerate che io sto andando un po' più veloce e spedito perché tanto troverete direttamente in bio il planner della build. Per quanto poi riguarda le abilità in fusione, quindi scendendo giù non andiamo a utilizzare abilità in fusione ma utilizziamo le passive. Occhio di falco, 30% di danni aggiuntivi ai nemici lontani, quindi 3 punti su 3 e andiamo a mettere 1 punto di schianto d'ombra, 3 punti su raffinatezza gelida, 1 punto su veleno letale, 3 punti su vantaggio alchemico e 3 punti su tossine debilitanti. Scendendo allo slot ultra andiamo a mettere ovviamente trappola mortale 5 punti, andiamo poi a posizionarla con pregiata e la potenziamo con suprema. Per quanto riguarda le passive, padronanza delle trappole 3 punti su 3, fortuna dell'alchimista 3 punti su 3 ed fino all'alba 3 punti su 3. Scendendo poi giù troviamo area di sfida 3 punti su 3 e 1 punto su celerità. Le passive chiave fate attenzione che non andiamo più ad utilizzare impeto ma andiamo ad utilizzare specializzazione pugnali, infliggere danni a un nemico vicino con abilità tiro di precisione o sgozzamento, come vi ho detto all'inizio dei vari giri che dobbiamo fare, ti fornisce 15% di velocità d'attacco aggiuntiva per 8 secondi. Anche l'eccellenza va un minimo a cambiare. In realtà non troppo, va a cambiare semplicemente un glifo. Considerate che il primo, quindi lo starter, abbiamo esplosione, che già avevamo nell'altra build, quindi questo rimane uguale. Il secondo glifo andiamo a sbloccare nessun testimone, la pagina è nessun testimone e andiamo a posizionarli imboscata, che anch'essa era nell'altra build, quindi ce l'avete già potenziati. La terza pagina che andiamo a mettere è imboscata mortale e gli andiamo a posizionare versatilità, fornisce un bonus del 276% a tutti i nodi magici a portata, ma considerate che anche questo ce l'avevamo nell'altra build, quindi anche questo è potenziato. La penultima pagina che andiamo a sbloccare è punto debole ci richiederà astuzia. Per ogni 5 punti di intelligenza acquistati a portata infliggi il tot % di danni fisici, non fisici, scusatemi, aggiuntivi. Anche questo ce l'avevamo già, quindi già ce l'avete potenziato. Fate attenzione qui, perché qui cambia. Troviamo danza macabra, quindi la pagina deve essere danza macabra, e il castone del glifo, quindi noi andiamo a posizionare il glifo, si chiama terreno. Per ogni 5 punti forza acquistati a portata infliggiamo il 14, 15 eccetera per cento di danno, questo dipende da quanto è potenziato il vostro glifo, di danni aggiuntivi ai bersagli vicini. Questo terreno ovviamente se non ce l'avete dovete andarlo a potenziare. I bonus aggiuntivi: i danni sono ridotti del 10% contro i nemici vicini e infliggi il 10.3% di danni aggiuntivi ai nemici vicini. Per quanto riguarda i poteri dei boss andiamo a mettere Nevischio della bestia del ghiaccio, gli andiamo a mettere raggi oculari di Belial, gli andiamo a mettere fiamme di Sinerat e gli andiamo a mettere salva dell'alfiere dell'odio. Per quanto riguarda i mercenari io sono andato a mettere Rair, perché Rair in questo determinato caso ci serve molto, soprattutto per i pit, perché Rair lo andiamo a mettere con schianto a terra, gli mettiamo Egida di Rair, bastione come sempre, ma questa volta bastione ci servirà veramente perché noi stando fermi in un determinato punto attirando tutti i mob intorno lui ci mette questa cupola e ci riduce i danni, è molto utile questa, ed poi lo andiamo a potenziare con ispirazione. Per quanto riguarda i mercenari, quindi i rinforzi, andiamo a mettere Variana come al solito, Variana brama di sangue. Quando lancia un'abilità da combattimento arriva Variana. Qui potete decidere se metterlo così, quindi abilità combattimento normale oppure trappola mortale. Questa è decisione vostra. Vi faccio vedere gli elisir da andare ad utilizzare e poi chiudiamo. Gli elisir sono elisir della fermezza, quindi che aumenta la nostra vita e di conseguenza aumenterà anche
i nostri danni da sopraffazione, ma potete scegliere se utilizzare questa, oppure potete scegliere di utilizzare l'elisir che aumenta la vostra velocità d'attacco. Anche questo è a scelta vostra. Per quanto riguarda invece gli incensi andiamo a mettere Dama Rossa che aumenta la nostra vita massima delle 750, andiamo a mettere Spezie lenitive che aumenta la resistenza a tutti gli elementi del 10% e aumenta la nostra armatura di 150, e andiamo a mettere Supremazia della Regina che aumenta la nostra destrezza di 100. Il nostro video termina qui. In questi ultimi giorni sinceramente se volete provarla questa, provatela, perché è sicuramente una super build, una delle build regine, e è molto forte soprattutto per andare a fare i pit. Vi ripeto, se volete fare i contenuti Overworld va bene in realtà qualsiasi build, parliamoci chiaro, ma se volete spingere i pit questa è la via da prendere. Quindi amici miei, io vi ringrazio per la visione, ci vediamo in un prossimo video, vi auguro un buon fine settimana, lasciate un like, un commento e una condivisione. Ciao raga!